Vandali, Bizantini e Mori. Uno dopo l'altro hanno occupato o attaccato la Sardegna, ma nessuno di loro durò. Le fonti sono scarse e confuse, ma poco dopo l'anno 1000 la Sardegna è governata da un solo uomo. Presto diventeranno quattro, a capo dei giudicati di Calari, Arborea, Torres e Gallura. È notte e tutti dormono al palazzo di Ardara, o quasi tutti. Le guardie all'ingresso rimangono in postazione, con le loro virghe poggiate a terra, osservando gli edifici che sorgono dinanzi a loro e i camminamenti fra di essi. La luna si trova ancora bassa nel cielo, ma il bagliore lattiginoso illumina la zona sopra la chiesa, la cui figura si staglia, scura, contro le colline circostanti. All'interno l'unico rumore che riecheggia nel silenzio della notte sono dei passi che si affrettano lungo i corridoi, verso la camera del giovane donnicello. Gonario si avvolge nelle coperte del suo letto, voltandosi di spalle all'ingresso. Dorme tranquillo, ignaro di tutto, fino a quando qualcuno bussa alla sua porta. Gonario lo ignora, ancora assonnato, ma il rumore si fa insistente. Donnicello, aprite la porta. Donnicello Gonario, una voce sussurra. Gonario apre prima un occhio, poi l'altro, credendo si tratti solo di una sua impressione, ma il bussare persiste, urgente. Ancora annebbiato dal sonno, Gonario scende dal letto e senza nemmeno infilarsi le scarpe raggiunge la soglia. Ormeggiando al buio sulla chiave e aprendo la porta leggermente, si trova davanti una figura scura, nascosta sotto un mantello con cappuccio, avvolta dall'oscurità del corridoio. Donnicello Gonario, non possiamo perdere altro tempo, dobbiamo andare. È senza dubbio la voce del suo precettore. Andare dove, Don Uitocore? Chiede lui, strofinandosi gli occhi. Il precettore guarda entrambi i lati del corridoio. Lasciatemi entrare. Gonario non si oppone e apre la porta. Itocore si precipita dentro, apre la finestra e inizia a cercare fra gli effetti del ragazzo. Alla sola luce della notte, che proviene dall'esterno, il precettore tira fuori alcuni abiti dalla cesta. Forza, vestitevi, dobbiamo partire subito. Gonario indossa rapidamente un paio di braghe e degli stivali di cuoio, poi infila una tunica sopra la camicia. Dove andiamo? Il suo precettore studia la campagna fuori dalla finestra. A Torres, ragazzo, questo posto non è più sicuro per voi. Soddisfatto di quanto visto, Itocore si rivolge di nuovo al donnicello e lo aiuta tirando giù la tunica sopra la testa. Dopodiché lo trascina dietro di sé. Non parlate, non fiatate, fidatevi di me. Gonario annuisce e si affida al fidato consigliere del suo defunto padre. Dopo essersi assicurato che il corridoio sia deserto, Itocore lascia la stanza, portandosi appresso il designato erede al trono giudicale. Percorrono i corridoi in gran fretta, al buio ma con tutta la cautela del caso. Ad ogni angolo Itocore guarda in un verso e nell'altro, prima di proseguire. Dei rumori arrivano dal corridoio di fronte a loro. Itocore si arresta e tira sotto al suo mantello il ragazzo, che si guarda attorno sgranando gli occhi, perdendo tutto il sonno. Itocore spinge il donnicello verso un corridoio secondario, giusto in tempo prima che degli uomini armati passino dove sostavano loro, pochi istanti prima. Gonario sbircia fuori dal mantello, intuendo la direzione di quegli uomini, la sua stanza. Itocore lo trascina di nuovo fuori, sempre debitamente nascosto sotto il mantello. Attraversano corridoi, scendono giù dalla scala dentro la torre, fino a raggiungere il piano terra. Itocore guarda fuori dallo sbocco nella grande sala, assicurandosi sia deserta, e lo conduce per le cucine. Una volta raggiunta la porta secondaria di accesso al palazzo, il precettore la apre lentamente, evitando che scricchioli. All'esterno, come si aspettava, vi è una guardia a lui fedele, che tiene le redini di un cavallo scuro. Donnu, dov'è il donnicello? Itocore sorride, soddisfatto, e scosta appena il mantello. Gonario ne approfitta per dare uno sguardo fuori. La guardia, sorpresa, si inchina davanti a lui. Donnu meu, fate buon viaggio.
Gonario continua a non capire, ma il mantello gli viene di nuovo chiuso davanti agli occhi. Siete stato un soldato fedele, continua Itacore, e Donicello vi sarà grato. Non dite a nessuno ciò che avete visto stanotte. Mai a nessuno, Donnu. Itacore spinge Gonario verso il cavallo e, momentaneamente libero dal mantello, lo sostiene per farlo salire. Poi salta dietro di lui. Nuovamente nascosto alla vista, i due partono al galoppo. Gonario sbircia fuori dai lembi dell'abito. Ancora parzialmente assonnato, riesce a vedere i contorni del palazzo, con la sua torre e le sue pareti, la sagoma della chiesa più in basso e degli altri edifici di corte, sparire lentamente dietro di sé, mentre percorrono a tutta velocità la strada sterrata che dalla corte giudicale arriva al porto.